Ciao, sono Luca Spinelli, consulente finanziario indipendente. Oggi rispondiamo a una domanda che vedo fatta di continuo. Come scelgo il miglior consulente finanziario indipendente? Dove trovo il miglior consulente finanziario indipendente? Partiamo con il dire una cosa: un consulente finanziario indipendente migliore è un qualcosa di estremamente soggettivo, tu ti devi trovare bene con questa persona, quindi non esiste consulente finanziario indipendente migliore. Secondo me siamo tutti molto bravi, ok? Quando tu lavori con un consulente indipendente che non è associato a niente, nessuno, neanche un SCF, generalmente secondo me hai trovato un buon consulente. Perché? Perché è uno che vive probabilmente di investimenti propri, quindi è sicuramente la persona che ti può aiutare al meglio. Ma in ogni caso, quando tu comunque scegli un consulente indipendente, sei in ottime mani. Hai l'indipendenza a garanzia, ecco, che l'unico problema che tu potresti mai avere è di trovare un incapace, diciamo, dall'altra parte, ma è estremamente improbabile. Quindi, diciamo, l'iscrizione all'albo, secondo me, qualcosina, ecco, te la garantisce come sicurezza e tranquillità. Quindi direi di rispondere. Quindi, come scelgo un consulente finanziario indipendente? Dove lo trovo? Rispondiamo prima alla domanda: dove lo trovo? Tu un consulente indipendente lo trovi esattamente qui, quindi mi hai trovato, io ti aspetto in studio, diventeremo multimilionari insieme, quindi sipario e di nuovo directed by Robert B. Wide. Scherzi a parte, un consulente indipendente lo trovi praticamente dappertutto oramai, siamo pochi ma non pochi come qualche anno fa. Mi sembra che siamo qualcosa più di 700 in tutta Italia, 200 in particolare in Lombardia, di cui di completamente indipendenti all'incirca 50 in Lombardia, quindi non associati a niente, nessuno. Ci trovi sfortunatamente non nell'albo, perché l'albo è molto complicato da utilizzare, cioè tu devi scaricare dei file Excel dove trovi tutte le liste con tutti i consulenti della regione X. È un attimo macchinoso, ok? Uno si aspetterebbe che il sistema di ricerca ti dia tutti i consulenti della regione, della città, della provincia. No, l'albo sfortunatamente non funziona ancora così. E OCF, se guardi questo video, implementiamola questa cosa, perché è molto utile, aiuta veramente tanto le persone. Quindi l'albo sfortunatamente non ti aiuta in questo senso, non è molto facilmente fruibile, ma ti aiuta, questa è la cosa importantissima per cui esiste, a verificare che il nome che tu abbia trovato sia realmente un consulente indipendente. Perché qua casca veramente l'asino tante volte. Io vedo tante persone che entrano da qua e mi dicono: sì, sono seguito da un consulente indipendente. Poi vai a vedere nell'albo e non è un consulente indipendente, è il promotore della banca. Quindi usa l'albo per verificare questa cosa, però non è l'albo dove trovi il consulente indipendente. Il consulente indipendente lo trovi per adesso su Google, diciamo, perché credo che sia lo strumento più comodo per trovarlo. Tu probabilmente vuoi un consulente indipendente vicino a te, lo capisco, quindi su Google potresti cercare consulente finanziario indipendente e ci metti il nome della tua città o della tua provincia. Difficile che tu trovi proprio un consulente indipendente nella tua città, Ripeto, siamo 700 in Italia, non so quante decine di migliaia di comuni abbiamo in Italia, quindi è improbabile. Però se non trovi nessuno nel comune, ok, passi alla provincia, se non trovi proprio nessuno neanche nella provincia, va bene, mi passi alla regione e lì di sicuro qualcuno lo trovi. Quindi Google sfortunatamente, però aiuta. Se non Google, affidati a chi fa contenuti, consulenti indipendenti che fanno contenuti come me, e quindi che siano persone che tu hai già avuto modo di conoscere prima ancora di andare in studio da loro. Quindi se uno ha un sito con un blog, con 1000 articoli, con 1000 video su YouTube, quella è una buona base di partenza per cominciare a scegliere un consulente finanziario indipendente. Però la ricerca, ecco, per me oggi parte sempre da Google, quello è il canale migliore in assoluto. Come sceglierlo? È una domanda a cui ho risposto in un ebook che si chiama Consulenza finanziaria indipendente, come scegliere il consulente giusto e dormire sereni. Quindi ti lascio in descrizione il link di probabilmente Amazon, dove tu potrai comprare l'ebook a 99 centesimi, ma se non vuoi spendere 99 centesimi trovi tutti i miei riferimenti sul sito e tu l'ebook lo trovi gratis anche sul sito. Quindi se vuoi approfondire la questione con una lettura molto breve ma
molto leggera, puoi farlo tramite questo ebook che ho scritto qualche mese fa. Altrimenti vai avanti a vedere il video e ti rispondo essenzialmente a parole, andando anche un attimo più nel dettaglio in cose che magari nell'ebook non ho detto. Nell'ebook invece poi però trovi delle cose che non dirò in questo video, quindi sono risorse complementari, ma ti basta comunque vedere il video. Intanto diciamo una cosa importante: la prima cosa importante non è fare soldi, ok? Sembra controintuitivo, ma la prima cosa importante è dormire sereni. Tu devi trovare numero uno, un consulente che ti faccia dormire sereno, quindi una persona che ti ispiri un minimo di fiducia, Poi l'abito non fa il monaco, ma certo, lo sappiamo, io sono il primo a dirlo, cioè guarda che abito ho io. Però comunque ecco, cerca di trovare una persona che ti ispiri un minimo di fiducia. Quando tu hai trovato una persona che ti ispira un minimo di fiducia, allora puoi andare a valutare sicuramente le competenze, e capisco che sia un attimo difficile perché se hai le competenze per valutare un consulente indipendente probabilmente hai anche le competenze per provare a fare qualcosina da solo, ma è sempre sconsigliata come cosa. Però io ti posso aiutare entrando nel dettaglio in 5 punti, ok? 5 punti che ti aiutano a scegliere un consulente finanziario indipendente. 5 punti cruciali per me. Allora, numero 1, la parcella. Non è un discorso di soldi. Io non è che mi arrabbio, ma ok, andare a scegliere un consulente piuttosto che un altro perché quello ti ha chiesto lo 0,01 in meno, secondo me è semplicemente da pazzi, è da mercato del pesce. Poi io sono magari il primo che ti dico: guarda, tu vieni da me, mi dai un'offerta firmata, scritta di un consulente indipendente che ti ha chiesto tot, io ti chiedo di meno, non c'è problema. Va bene, si può fare, certo, però non scegliere me, neanche me, solamente per il prezzo. Non è il mercato del pesce, quindi la consulenza indipendente in Italia tanto al massimo ti costa l'1%. La differenza la fa un buon portafoglio, ok? Non risparmiare lo 0,1, lo 0,5 su questo portafoglio che ti viene fatto. Quindi non valutare la parcella in termini assoluti. Valuta, legato alla parcella, il discorso della retribuzione, cioè qual è il modello remunerativo, retributivo. Allora, diciamo una cosa importante: farsi pagare a performance per me, per la mia personalissima opinione, è una follia. È una follia. Non per il consulente è una cosa bellissima, è una follia per te cliente finale. Perché? Perché se tu mi paghi per performance, tu introduci un conflitto di interessi che è completamente venuto meno grazie alla legge, grazie al fatto di essere consulenti indipendenti iscritti all'albo. Quindi tu ti vai a cercare una grana, perché quando tu hai qualcuno che retribuisci a performance, tu lo stai incentivando a correre dei rischi per incassare la performance. Quindi se quell'anno l'investimento va bene, lui incasserà di più. Se l'investimento va male, però il consulente, come giusto che sia, non partecipa alle tue perdite, ok? Quindi è un gioco per te sempre e solo perdente e sempre e solo conveniente per il consulente, ok? Perché da una parte il consulente guadagna a prescindere, perché ovviamente a performance sì, ma ci sarà un minimo, o comunque è un discorso sempre di valore atteso, ok? Io sono incentivato a correre un rischio, se mi va male sotto ho 0 come pavimento, se invece guadagno, posso guadagnare tanto. Ma tu sotto non hai un pavimento di 0, tu sotto hai soldi che vengono erosi dal tuo patrimonio, quindi è un gioco impari, diventate 2 persone che giocano su 2 livelli completamente diversi, ok? Il tuo interesse non è più l'interesse del consulente, l'interesse del consulente non è più il tuo interesse, quindi questa simmetria fa completamente venir meno il senso dell'indipendenza. Quindi avrai comunque degli strumenti consigliati, buoni, tutto quello che vuoi, ma stai incentivando qualcuno a correre dei rischi, qualcuno che non partecipa alle tue perdite, come giusto che sia, ripeto. Quindi assolutamente no modelli a performance, ti prego. Io sono un grande detrattore di questo modello. Se non sei d'accordo, se sei un mio collega o se sei un cliente di consulenti indipendenti che paga a performance e invece ti piace come modello, lasciami un commento e ne parliamo. Però per il motivo che ti ho appena detto, per me è il modello retributivo peggiore in assoluto. Quindi hai altri 2 modelli, un modello a percentuale e un modello a forfait. Poi ci sono i modelli ibridi anche, uno che ti chiede un forfait o una percentuale, poi un tot sul guadagno, ma lasciamo stare i modelli ibridi, ok? Uno può fare quello che vuole, si può inventare tutto quello che vuole, ma parliamo solamente dei 3 modelli principali, quello retributivo, a performance, scusami, quello a tariffa flat e quello a percentuale sul patrimonio gestito. Quindi il secondo che noi vediamo è quello a forfait, quindi tu vieni da me,
fai consulenza con me, fai gestione di portafoglio con me, io ti chiedo sempre un tot. Quindi a me non interessa che tu abbia 1.000 euro di capitale, 10.000, 100.000, 10 milioni, 1 miliardo, non mi interessa. Io ti chiedo sempre un tot. È un modello interessante perché vuol dire che tu non hai un incremento di spese nel tempo. Però è un modello che non mi piace perché vuol dire che vai di nuovo a creare una asimmetria, cioè l'interesse tuo del consulente comincia un attimo a non essere più a braccetto, no? Perché se tu mi vieni qua con 10 milioni, ti chiedo un forfait che rimane sempre quello, nonostante tu sia arrivato a 10 milioni, capisci che io consulente vengo lasciato un attimo indietro, quindi non sono adeguatamente remunerato per il lavoro che ho fatto, sono remunerato in forfait, ma il valore che io ho espresso non può essere lo stesso, perché prima c'erano 10 milioni, adesso ce ne sono 100.000, il valore di questo lavoro è completamente diverso, siamo in ordine di grandezza di 10 volte diverso. Quindi qual è il miglior sistema retributivo? Secondo me è quello a percentuale sulla massa gestita. Perché noi andremo sempre a braccetto. Tu guadagni e tu perdi, vuol dire che io l'anno prossimo, visto che ti seguo ancora, avrò una parcella minore o superiore a seconda, vedi, di quello che è stato il tuo rendimento. Se tu hai avuto un buon rendimento, tu avrai più capitale, quindi io prenderò più soldi. Se invece tu hai avuto un cattivo rendimento, perché sono stupido, perché è andato male il mercato, non importa, io avrò una parcella minore. Quindi tendenzialmente diamo per scontato che tutti i consulenti a cui ti affidi lavorino bene, quindi nell'arco magari di un anno, ma il mercato può succedere quello che vuole, può succedere quello che vuoi, scoppia terza guerra mondiale, è colpa di nessuno, ok? Però nell'arco di una vita il modello remunerativo migliore, retributivo migliore è esclusivamente, a parer mio, quello a percentuale sulla massa gestita, perché nell'arco di una vita tu e il consulente sarete sempre solo andati a braccetto, nessuno si è avvantaggiato sull'altro. Quando tu sei in un sistema equo, paritario, non puoi mai sbagliare, non c'è un incentivo per nessuno dei due a, diciamo, combinare nulla. Quindi tu hai un rapporto di fiducia che si instaura, che non è più solo garantito dalla legge, perché il consulente indipendente con l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari indipendenti ti garantisce l'assenza di conflitti di interesse negli strumenti che ti consiglia. In questo modo, però, tu mantieni anche un'equità che ti permette di andare avanti per tutta la vita senza porti mai alcun dubbio su qualsiasi tipo di conflitto di interesse che sarebbe potuto sorgere. Non ce ne sono, non ce ne saranno mai. Questo secondo me è il modello remunerativo migliore in assoluto quando lavori con un consulente indipendente. Ibridi o altri modelli? No, grande no per me, fine. Poi vediamo un altro punto. Allora, io te lo ripeto, lo so che l'ho già detto, ma te lo ripeto perché non entra in testa a tanti. Tu ti devi assicurare che la persona con cui stai lavorando o con cui vuoi lavorare o che stai valutando, ok? Tu non devi prendere appuntamento e poi dopo scopri che è un promotore. Tu devi prendere appuntamento quando scegli un consulente indipendente sapendo che da chi vai è veramente un consulente indipendente, ok? Perché poi quando sei lì magari, sai, c'è la gente che suona il piffero magico e ti intorta. Adesso perdonami questa battuta, ma ottimizza il tempo, quindi verifica nell'albo ancora prima di andare da questi consulenti che siano consulenti indipendenti. Vai a Albo OCF, lo trovi su Google, ricerca consulenti, metti nome e cognome. Questo è importantissimo, altrimenti sprechi tempo oppure vieni ingannato. Questo lo dobbiamo approfondire. Vieni ingannato. Ho scritto un articolo sul sito, se mi ricordo te lo lascio in descrizione, dove ti spiego quanto sia facile sfortunatamente venire ingannati da alcuni promotori, diciamo, non molto onesti, che non vuol mica dire che siano tutti non onesti, ma per carità, fortunatamente ci sono persone brave, persone cattive dappertutto, quindi ti capiterà probabilmente, più ne cerchi, più ti capiterà di trovare il promotore di turno che cerca di vendersi come consulente indipendente, senza esserlo. Inutile dire, questa è una cosa gravissima, è una cosa che capita di rado, fortunatamente, perché è gravissima e quindi ti prego non cascare in queste cose, controlla sull'albo e togliti il pensiero. Ultime due cose importanti da dire per capire come scegliere un consulente finanziario indipendente, direi
dei red flag sulle promesse. Allora, promesse, garanzie e certezze. Tu vieni da me, lo so che mi chiedi, Luca, ma quanto possiamo fare in futuro? Io non te lo so dire. Io ti posso parlare solo di rendimenti passati, che non sono indicativi di quelli futuri. Ti possono dare un'idea, ok? Cioè, se tu vieni da me con l'idea di fare il 100% all'anno, io ti posso dire, guarda, è irrealistico. Poi magari lo facciamo, perché domani succede, non lo so, ti cade un meteorite in casa, può essere, ma no, ti posso dire, guarda, una cosa è più probabile o meno probabile dell'altra. Quindi ti posso dare dei numeri facendoti vedere il passato, ma non vogliono comunque dire nulla. E quindi mi raccomando, attenzione a chi ti fa promesse, ma sì, guarda, noi sereno facciamo 20% all'anno, poi intanto cerchiamo di capire se è lordo o netto, perché ne balla un 26%. E poi comunque non esistono, è una cosa che matematicamente non esiste, quindi se uno mi dice una cosa che non ha un riscontro logico matematico, io gli direi basta, chiudi con quel consulente, perché non è un consulente, è uno che deve suonare il piffero magico. Altra cosa, garanzie, certezze, ti faccio un esempio, Luca, ma secondo te scoppia la terza guerra mondiale? Allora, io so di tanti che vengono qua, me lo chiedono, no, perché sai Luca, sì, ho parlato con questo consulente indipendente che ha detto che lui è certo che fra un anno scoppia la guerra. No, ragazzi, no, le certezze no. Quindi un consulente che ha anche una certezza legata a eventi o a qualsiasi cosa, beh, allora se tu hai questa certezza vuol dire che sai prevedere il futuro, no? Quindi puoi avvantaggiarti sul mercato. No, questa cosa non esiste perché non esistono certezze. Quindi attenzione a chi ha certezze. Domani scoppia l'epidemia, fra 6 mesi c'è una grande crisi. No, assolutamente no. Qua mi arrabbio tanto, non esistono certezze. Tu puoi avere il sentore, puoi dire sì, è probabile, no, non è probabile. Questa è l'unica cosa che un consulente dipendente ti può dire. Le certezze non esistono. Domani la Fed aumenta, abbassa il tasso. Non lo sai finché non lo fanno, ok? Ci sono gli analisti che lo fanno di mestiere che sbagliano perché tentano di prevedere il futuro. Non lo sai. O hai l'insider dentro la Fed che lo sa già quale decisione hanno preso perché la Fed l'ha presa, o non lo sai, non esistono certezze. Quindi chi ti vende certezze in questo senso scappa, ecco. Ultima cosa, le garanzie, perché tanti mi vengono qua e io, guarda, mi sto mettendo le mani nei capelli a pensare a queste cose, tanti vengono qua e mi dicono, guarda Luca, la mia banca mi ha dato garanzie, guarda Luca, questo consulente qua mi ha dato queste garanzie. No, non ci sono garanzie. Poi uno è bravo a vendertela bene la cosa, perché ti faccio un esempio concreto, uno viene da me e mi dice, guarda, io ovviamente racconto una storia, quindi non è realmente accaduto, è accaduta una cosa simile per privacy. Quindi uno viene da me, ti faccio questo esempio e mi dice, guarda Luca, io ho delle obbligazioni perché cercavo prodotti a capitale garantito. Ok, andiamo a vedere le obbligazioni, Venezuela 2045. No, ma sai Luca, no, ma sono obbligazioni, no, con le obbligazioni il capitale è garantito. No, quindi attenzione alle parole, le parole sono veramente molto pericolose, per quello quando tu vieni da me noi stiamo qua a parlare anche per ore, perché io devo parlare per estremi, devo usare delle parole, dei termini che hanno un significato, ma il termine letterale di un significato sfortunatamente deve sempre essere contestualizzato, quindi è vero che con l'obbligazione tu hai il capitale garantito, perché l'obbligazione scade, no, me lo dici anche tu quando vieni qua, scade, mi danno il 100% del capitale, no, l'ho comprata a 100, mi danno 100, l'ho comprata a 90 e mi danno 100. Sì, ma se mi fallisce lo Stato, se mi fallisce l'azienda, non ti danno 100. O forse sì, te lo danno anche, ma quando te lo danno? Quindi non è più capitale garantito. Io dico sempre, è capitale garantito finché non è più garantito. E io lo so che le persone mi guardano con un fare interrogativo, cioè ma cosa vuol dire? Però questo è il motivo. Il capitale è garantito finché non è più garantito. Tu devi sempre partire con questa idea quando cerchi prodotti a capitale garantito, ricordatelo sempre. Garantito in termini assoluti, diciamo che praticamente non esiste, perché può capitare anche il meteorite e basta, non è più garantito per via del meteorite. Poi ovvio, adesso io sono passato da un estremo all'altro, esistono prodotti a capitale garantito letteralmente, non esiste meteorite che tenga, però questi prodotti hanno dei rendimenti che sono veramente ridicoli, quindi non ha alcun senso tenere immobilizzati dei soldi e poi avere lo 0,x% di rendimento perché vuoi il capitale garantito, che è un servizio per cui paghi, quindi non ha senso. Ultima cosa da dire, dopo questa red flag, le domande. Ecco, se tu vai da un consulente che non è lì per capire, per consigliarti, ma solamente per venderti, lo capisci subito perché non ti fa domande. E le cose che lui vuole sapere sono cose utili per venderti il servizio e farti firmare. Se tu vieni da me, io ti massacro con, guarda, ce li ho qua, io ti massacro con una serie di domande che mi segno perché io
le voglio sapere tutte queste cose, non esiste che tu esci da me e io non ti ho chiesto quanti capelli hai in testa, perché ho bisogno di aiutarti davvero, non me ne frega niente di venderti il servizio, io ti devo aiutare, tanto guadagniamo insieme a prescindere, ok? Però per farlo nel migliore dei modi, perché è anche mio interesse, è farti tante domande, quindi se uno non ti fa le domande, questa è un'altra grandissima red flag. Direi che la chiudiamo qua, dai, non voglio dilungarmi. Io spero di averti aiutato, perché scegliere un consulente finanziario indipendente è sia facile che difficile. È facile perché è difficile sbagliare scegliendo un consulente indipendente. È indipendente, è iscritto all'albo, vai sereno. Assicurati però che sia indipendente. Poi però, vedi, ci sono comunque tutte queste piccole cosettine, red flag, eccetera, che dovresti comunque sempre tenere in considerazione. Ricordati, scegliere un consulente finanziario indipendente è un po', ahimè, come sposarsi. Noi speriamo di lavorare insieme per tutto l'arco della tua vita, perché non è andar bene per qualche anno il punto, è avere qualcuno al timone, sempre H24, in qualsiasi circostanza, che ti salva quando capitano gli incidenti, ok? La strada è dritta, in autostrada è dritta, ma se c'è giù un sasso, un caribou morto, in quel momento, anche se tu mi hai fatto 1000 km di autostrada senza problemi, è in quel momento che il consulente finanziario indipendente ti salva veramente la vita. Ricordati, se fai una sciocchezza, ti mangi una percentuale anche piccola del patrimonio, è un disastro colossale, specialmente se hai tanti anni di vita davanti a te e quindi anni di non solo patrimonio perso, ma potenziali guadagni persi. Ricordati tutto il discorso che abbiamo fatto prima con le simulazioni negli altri episodi, l'interesse composto. 100 euro bruciati nel camino oggi nell'arco di una vita magari non valgono 100 euro, ma ne valgono 1000 o 10.000. Quindi tu magari 100 li avresti bruciati, ma 1000 o 10.000 assolutamente no. Quindi io ti salvo da queste sciocchezze. Io spero che il corso, questo corso super mega extra intensivo, ti sia stato davvero utile. Se hai delle domande dopo che hai concluso il corso, fammele senza problemi nei commenti. Io tendo a rispondere a tutti, ovviamente nel limite di quello che la legge mi permette, quindi non farmi domande specifiche su prodotti, va bene, non va bene questo, no, non ti posso rispondere sfortunatamente per legge, ma se posso io ti rispondo comunque. Quindi ti ringrazio e noi ci vediamo in tutti i prossimi video che, se vuoi, vedrai iscrivendoti a questo canale. Ciao!